La parte più bella di questo progetto è che partendo sempre dalla stessa base possiamo ottenere un intero set di sottobicchieri tutti diversi. Nel tutorial precedente vi ho mostrato come fare il sottobicchiere, come fare la stella marina e come cucire l'applicazione al sottobicchiere. Oggi completiamo insieme il set vedendo passo passo come fare il corallo, l'ancora, il timone e il pesciolino. Per quanto riguarda i materiali trovate tutto nella descrizione del video e se vi siete persi la prima parte la trovate nella i in alto a destra e nella descrizione del video qui sotto. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Tutte le applicazioni le lavoriamo con il filo singolo e un uncinetto da 2 mm. Nel tutorial, perché vediate meglio i punti, uso un filo più grosso e un uncinetto più spesso. Per quanto riguarda i coralli, non vi ho fatto uno schema, ma vi insegno la tecnica. Sono tutte catenelle e punti bassissimi. Iniziamo facendo un nodino iniziale. E lavoriamo delle catenelle, per esempio 10 catenelle. Iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella per la lunghezza che serve a creare il primo rametto. Quindi iniziamo dalla seconda catenella e se possibile lavoriamo sempre nel filo dietro e lavoriamo un punto bassissimo in ogni catenella fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo per questo rametto. Per esempio potremmo lavorare 4 punti bassissimi e poi proseguiamo, lavoriamo ancora catenelle e ripetiamo partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto un punto bassissimo in ogni catenella fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo per questo rametto. E se vogliamo creare una V, lavoriamo ancora qualche catenella e poi partendo sempre dalla seconda catenella dell'uncinetto retrocediamo lavorando un punto bassissimo in ogni punto. E incontriamo il rametto precedente, quindi saltiamo il rametto e lavoriamo un punto bassissimo nella successiva catenella. E avanti così. Se vogliamo proseguire, lavoriamo ancora catenelle, poi per esempio un'altra V, poi torniamo indietro come abbiamo fatto qui, fino a dove vogliamo fare il prossimo rametto e poi lavoriamo ancora catenelle e ancora punti bassissimi partendo dalla seconda catenella finché una volta lavorati tutti i rametti che vogliamo lavorare lavoriamo a ritroso un punto bassissimo in ogni catenella fino alla prima catenella che abbiamo lavorato. E alla fine tagliamo il filo lungo. Questo è un rametto semplice, ma nello stesso modo possiamo creare rametti con più ramificazioni. Il lavoro è lo stesso. Partiamo sempre da qui sotto, lavoriamo catenelle, 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 poi punti bassissimi, poi ricominciamo a lavorare catenelle, punti bassissimi, catenelle, punti bassissimi, catenelle, punti bassissimi e avanti così.
e possiamo creare tutte le forme che vogliamo. Poi alla fine ritorniamo verso il basso, possiamo fare un altro ramo e poi concludiamo come abbiamo fatto qui. E in questo modo potete creare tante forme diverse, più allungate, più a cespuglio, come vi piace di più. Alla fine tagliamo il filo lungo per poter cucire ed estraiamo. Per fare il pesciolino facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 4 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. E non chiudiamo il giro, ma giriamo il lavoro. Facciamo una catenella, lavoriamo un punto basso nel primo punto, un aumento nel secondo punto e 2 punti bassi. E giriamo il lavoro. Nella riga 3 lavoriamo una catenella, 2 mezzi punti alti nel primo punto, 1, 2, 2 mezzi punti alti, nel prossimo punto un mezzo punto alto e un punto basso e un punto basso nell'ultimo punto e giriamo il lavoro. Una catenella e nella prossima riga lavoriamo 2 punti bassi nel primo punto, 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 punti bassi nell'ultimo punto. 1, 2 e giriamo il lavoro. Una catenella, 3 punti bassi, 1, 2, 3, un mezzo punto alto, 2 mezzi punti alti nel prossimo punto, un mezzo punto alto e 3 punti bassi. E giriamo il lavoro. Una catenella, 2 punti bassi, un mezzo punto alto, 2 mezzi punti alti nel prossimo punto, due mezzi punti alti, due mezzi punti alti nel prossimo punto e 3 punti bassi. E giriamo il lavoro. Lavoriamo 4 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo, un punto basso, e un mezzo punto alto. Ed ora lavoriamo sui punti alla base.
Iniziando dal primo punto, lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un punto bassissimo nel prossimo punto, una catenella e giriamo il lavoro. E nel punto bassissimo lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella, un punto basso nel primo punto, 2 punti bassi nel secondo punto e un punto basso nel terzo punto. E giriamo il lavoro. Lavoriamo 4 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo un punto bassissimo, un punto basso, un mezzo punto alto, saltiamo il primo punto alla base, lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e nell'ultimo punto un mezzo punto alto, un punto alto, poi lavoriamo 2 catenelle, un punto bassissimo nella seconda catenella dell'uncinetto e un punto bassissimo sul lato del punto alto, qui. E tagliamo il filo lungo per poter cucire. Qui, se volete, tirate meglio il cerchio magico, nascondiamo il filo del cerchio magico e il pesciolino è pronto. Per il timone facciamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 8 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Poi lavoriamo 4 catenelle che sostituiscono un punto alto doppio e altre 4 catenelle per l'archetto. E ripetiamo. Nel prossimo punto lavoriamo un punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, e poi 4 catenelle. E ripetiamo così per tutto il giro. In ogni punto lavoriamo un punto alto doppio e poi 4 catenelle. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nella quarta catenella. 1, 2, 3, 4. Nel prossimo giro lavoriamo una catenella, 5 punti bassi nell'archetto, quattro catenelle e iniziando dalla seconda catenella lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2 e 3. E ripetiamo 5 punti bassi nel prossimo archetto, 4 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto 3 punti bassi. E ripetiamo in questo modo in totale per 8 volte. Completato il giro, tagliamo il filo lungo,
Lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando nel primo punto basso del giro. E tornando al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. Annodiamo sul retro e teniamo il filo per poter cucire. Per l'ancora facciamo un anello magico, nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi e tiriamo il filo per chiudere il cerchio. Non chiudiamo il giro e lavoriamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 3 punti bassi, lavorando sempre nel filo dietro o come preferite. 1, 2, 3. Poi lavoriamo 13 catenelle. E iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi lavoriamo 3 catenelle e un punto basso nella prima catenella. 7 catenelle e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ed ora lavoriamo sulle 6 catenelle che sono rimaste libere qui su. Ma prima di lavorare nella prima catenella entriamo anche nella prima di queste 3 catenelle, quella in cui abbiamo lavorato questo punto basso. Quindi entriamo qui e portiamo fuori il filo e poi nella successiva catenella di quelle che tornano verso il cerchio magico. Portiamo fuori il filo e chiudiamo questo punto che è il primo di 6 punti bassi che lavoriamo su queste catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi lavoriamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2 e poi lavoriamo un punto entrando nella prossima catenella e portando fuori il filo e nella catenella in cui abbiamo lavorato l'ultimo di questi punti bassi, questa. Portiamo fuori il filo e chiudiamo
il punto, e questo è il terzo punto di questo pezzo dell'ancora. Ed ora lavoriamo 2 punti bassi nelle 2 catenelle che ci sono prima dei punti che abbiamo lavorato nel cerchio magico. 1, 2, e tagliamo il filo lungo per poter cucire l'ancora al sottobicchiere. Estraiamo, lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo punto basso che abbiamo lavorato nel cerchio. E poi torniamo al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. Annodiamo sul retro e teniamo il filo per poter cucire. E anche l'ancora è pronta. E il nostro set di sottobicchieri è pronto. Potete utilizzare queste applicazioni in realtà in tantissimi progetti diversi. Vi avevo chiesto se vi sarebbe piaciuto fare anche le tovagliette americane, in tanti mi avete detto di sì, ma per quest'anno credo che ci fermiamo qui e teniamo questa bella idea magari per un progetto dell'anno prossimo. Però se avete delle tovagliette semplici o se volete fare delle tovagliette semplici di righe di punti bassi, potete usare queste applicazioni anche nelle tovagliette o in dei sottopiatti. Prima di salutarvi vi voglio ringraziare perché sotto il primo tutorial avete lasciato tantissime idee davvero bellissime, alcune davvero originali a cui non avevo pensato, come per esempio il faro, le ondine e tanti altri. Mi sono annotata tutte le vostre proposte. Per quest'estate ci fermiamo qui perché ho tante idee da mostrarvi, ma non è detto che questa collezione non possa tornare il prossimo anno con nuove idee e nuove applicazioni. Nel frattempo spero tanto che questo set vi tenga compagnia nelle vostre tavole dell'estate. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Vi ricordo, se rifate questi sottobicchieri o se usate queste applicazioni in altri progetti, che adoro vedere le vostre foto, quindi condividetele con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!